Miei prodi camminatori e viaggiatori! Allora, dopo l'ultima recensione di una tenda ultraleggera, giustamente alcuni di voi mi hanno chiesto: ma quanti tipi di tenda esistono? Quindi oggi farò una carrellata veloce su quanti tipi di tende esistono e quali sono le caratteristiche principali, con un occhio di riguardo naturalmente a quelle per il backpacking e le ultraleggere. Ed abbiamo in ordine alfabetico canadese, geodetica, gonfiabile, igloo, multistanza, pop-up, tipi, trekking pole e tunnel. Pensavate fossero meno, eh? Quelle che interessano a noi viaggiatori o camminatori sono naturalmente quelle più leggere e in questa categoria rientrano prevalentemente le igloo, trekking pole, geodetiche e tunnel. Ma andiamo a vederle nel dettaglio. Oh, e ancora ti devi iscrivere al canale. Dai, ti metto l'iscriviti qua sopra, cioè, basta che clicchi. È facile ed è pure gratis. Tra l'altro, se vai qui sotto sulla barra di scorrimento del video, io ti divido sempre il video per capitoli, così ti puoi anche guardare solo quello che ti interessa. Cioè, ma dove lo trovi un altro che ti vuole così bene? La prima tenda che tratteremo è la canadese. Beh, tutti da piccoli ne abbiamo avuto una, è praticamente quella che ha la forma di una A maiuscola e ha due pali centrali, di cui uno sta precisamente davanti, cioè al centro dell'ingresso. Madò, la comodità proprio! La canadese ha bisogno di essere picchettata e messa in tensione ai lati con dei cordini. Erano progettate per durare anni, quindi pesavano un accidente e ormai sono andate in disuso perché fortunatamente hanno trovato delle soluzioni molto più maneggevoli. Ma se sei un appassionato di vintage oppure non vuoi spendere neanche un euro per comprare una tenda nuova, beh, allora in bocca al lupo con la canadese e questa è la tenda che fa per te. La tenda geodetica. Madò, che bel nome che c'ha questa tenda! La tenda geodetica ha una struttura formata da una serie di pali che si intrecciano fra loro, formando dei piccoli triangolini e dando alla tenda una struttura a cupola. La riconoscete immediatamente. Ora, non so quanto conoscete di Dragon Ball, ma sembrano un po' quelle dei Capsule Corporation. Cioè, sono fighissime. Tutto ciò dà una stabilità incredibile e questo tipo di tenda infatti viene utilizzata prevalentemente per tende a 4 stagioni, cioè tende invernali, quindi soprattutto per spedizioni importanti. Devono resistere a vento e pioggia e neve come nessun'altra struttura può farlo. Ultimamente sto vedendo anche dei modelli ibridi, cioè degli igloo con una struttura geodetica, ultraleggeri, quindi è un settore comunque in continua evoluzione, però l'importante è sapere da dove partono i vari modelli. La struttura della geodetica è assolutamente autoportante, quindi si possono mettere picchetti e cordini, ma se le condizioni meteo sono favorevoli, sta su da sola praticamente. La tenda gonfiabile! Allora, queste sono tende che vengono usate soprattutto per campeggi, per famiglie, insomma per gente che magari sa di dover montare una tenda da solo, non ha voglia manco di agganciare un gancetto e quindi ti basta la tenda, una pompa d'aria elettrica, oppure se hai dei polmoni d'acciaio potresti anche tentare di gonfiarla a fiato, a bocca. Cioè, secondo me rischi un collasso polmonare, però puoi provare se vuoi. Come potete immaginare, le tende gonfiabili non hanno paleria, cioè non hanno dei pali, attaccate sta cosa e ti viene sulla tenda. La devi assolutamente picchettare, perché sennò ti vola via al primo maestrale, e non sono molto stabili, quindi vabbè. La tenda ha di glue che ricorda molto appunto la forma di un igloo. Non te l'aspettavi, eh? Sono formate di solito da due bastoni che si incrociano al centro e hanno le punte rivolte verso il basso. Sono solitamente delle strutture autoportanti e i primi modelli avevano base quadrata. È facile da montare, è stabile e solitamente è anche abbastanza leggera. Da questo modello sono nate la maggior parte delle tende ultraleggere o comunque autoportanti che vediamo adesso in giro. Le tende multistanza, ok, queste sono delle tende enormi, praticamente per gli amanti del circo. Vengono utilizzate prevalentemente da quelli che io chiamo i camp colonizzatori, cioè quelli che per mesi dell'anno si trasferiscono in un camping e si portano appresso tutta la casa. Pesano un accidente, è impossibile farci un viaggio di qualsiasi tipo con una tenda multistanza. Praticamente le hanno ideate per quelli che vorrebbero stare in un hotel ma non gli piace il calcestruzzo. Le tende pop-up, ok, queste vanno di moda da un po' di anni, le vedo dappertutto. Sono dei pizzoni giganti, rotondi o hanno anche altre forme e sono caricate a molla, quindi tu praticamente le apri, le lanci e puff, ti viene fuori la tenda. Cioè, comodissimo, no? No. Prima di tutto, se c'hai sto pizzone gigante e devi fare un viaggio in bici o a piedi,
Cioè, dove te lo metti? Cioè, te lo metti dietro lo zaino, però se c'hai il vento contrario praticamente diventi Luna Rossa che fa una regata, cioè devi andare per forza a vento. Il secondo problema è che non sono poi così leggere, ma soprattutto la maggior parte di queste tende sono monotelo, quindi probabilmente avrete anche dei problemi di condensa poi di notte. Ma il problema principale è che ci vogliono 10 secondi per aprirla, ma non ti dicono quanto tempo ci vuole per chiuderla. Ho visto gente fare delle cose per chiudere queste tende pop-up che voi non immaginate. Cioè, alcuni preferiscono addirittura buttarla e comprarne un'altra piuttosto che chiuderla. Quindi, se volete una tenda usa e getta, la pop-up è quella che fa per voi. Le tende TP. Avete presente le tende, quelle dei nativi americani, che avevano questa forma di cono gelato al contrario? Beh, quelle. Adesso naturalmente sono fatte con dei materiali tecnici e hanno un bastone centrale che tiene tutta la struttura. Vanno naturalmente picchettate, non sono il massimo della stabilità e non potete accenderci un fuoco all'interno. Il problema principale è che non sempre questo tipo di tenda presenta un sacco interno, quindi siete un po' alla mercé degli insetti. Le trekking pole tent, allora qui entriamo un po' più in quello che ci interessa. Sono delle tende di nuova generazione in cui non c'è una struttura portante, quindi si tengono su grazie ai bastoni da trekking, come potevate immaginare dal nome, e devono essere fissate a terra con dei picchetti. Allora, la grandissima qualità di queste tende è che possono essere monotelo o doppio telo, questo dipende dalla casa produttrice. Sta per l'appunto nella leggerezza. Abbiamo tende che pesano 500-700 grammi per una biposto, quindi potete immaginare, se conoscete un po' il peso delle tende, una tenda autoportante anche molto leggera per 2 persone va da 1,5 kg in su, 1,2 kg in su, proprio per quelle fatte, che ne so, con la grafite. L'unico difetto che hanno queste tende, come detto prima, è che devono essere fissate a terra con dei picchetti. Quindi se siete degli amanti dei tiranti e dei picchetti e volete viaggiare leggeri, la trekking pole tent è quella che io vi consiglio. Tunnel tent, queste sono quelle più amate da tanti ciclisti, non mi chiedete perché. Sono praticamente delle tende che hanno dei bastoni che ti girano qui intorno e danno una forma a tunnel a queste tende, cioè praticamente sembri un bruco, un bagarozzo che sta in mezzo alla natura. Tra l'altro si sta alzando pure il vento, quindi se sentite un fruscio in sottofondo, ragazzi, devo finire sto video, quindi mi dispiace ma non posso fermare il vento. La caratteristica principale di questo tipo di tende è che sono molto molto leggere, ma hanno un piccolissimo spazio di manovra all'interno, quindi se siete delle persone che non si muovono mentre dormono e vi sta bene stare rinchiusi in un bozzolo, per voi è la tenda giusta. Poi la mattina vi potreste risvegliare farfalle oppure rimanere dei vermi. Spendo 2 parole anche sulle tarp. Ok, la tarp è praticamente un telo che tu ti metti sulla testa per ripararti dalla pioggia. E manco tanto, perché come dico sempre, se c'è pioggia a vento e questo vento cambia direzione, ha voglia tu a mettere la tarp nella posizione giusta, ti bagnerai comunque. È sicuramente la soluzione che pesa meno di tutte, ma è anche quella che vi lascia un po' più esposti agli agenti atmosferici. Ma io non mi preoccuperei tanto dell'agente atmosferico quanto delle zanzare. L'odio profondo verso quegli esseri. Sì, perché se per caso vi dovreste fermare in una zona un po' più umida, sarete assaliti dalle zanzare e da tutti i loro amici insetti. E come dico sempre, siamo noi che dobbiamo fare trekking nella natura, non la natura che deve fare trekking su di noi, soprattutto se stiamo dormendo. Quindi se proprio volete scegliere la tarp, l'unico consiglio che vi do è quello di portarvi almeno una zanzariera a sacco. Il mio consiglio è, se dovete affrontare un viaggio a piedi o in bici dove leggerezza e comodità sono la priorità, sta passando un aereo adesso, il vento, l'aereo, cos'altro, le cavallette. Dicevo, vi consiglio di optare per una autoportante ultraleggera, se ce ne sono vari modelli, magari ve ne metto qualcuno in descrizione, oppure per una trekking pole. Spero di esservi stati d'aiuto e che dormiate comodi e belli asciutti nella tenda che avrete scelto. Per domande, dubbi e curiosità commentate qui sotto, oppure scrivetemi in privato su Instagram o su Facebook, mi trovate praticamente dovunque. E ricordate che se sei talmente libero da sembrare cretino, sei pronto a metterti in cammino. Ciao!